Sì, allora, quando tu hai un polinomio, questo polinomio avrà grado n, diciamo, no? Se non vogliamo specificarlo, diciamo che questo polinomio c'ha grado n. Beh, allora i suoi fattori come saranno? Saranno fatti in modo tale che avranno anche loro un grado e la somma dei loro gradi deve essere uguale al grado del polinomio. Vi faccio un esempio per essere più chiari, ok? Allora, supponi di avere questo polinomio qua, x meno 1 che moltiplica x più 1. Se lo vado a moltiplicare uscirà x al quadrato meno 1. Ho scelto proprio questo in modo che ne approfittiamo per ripassare una cosa che ti servirà per la verifica di domani, ossia la differenza di quadrati. A al quadrato meno b al quadrato è uguale ad a meno b che moltiplica a più b. È diciamo la formula che ti permette di visualizzare direttamente questa uguaglianza qua. Tramite questa formula quindi tu riesci subito a passare da sinistra dove c'hai il fattore decomposto e destra dove c'hai quindi il polinomio. Dunque ti ripeto un attimino, quando tu hai un polinomio, questo polinomio qui diciamo che c'ha grado n, quindi ci avrà un suo coefficiente e poi ha una sua potenza x alla n, poi avrà a alla n meno 1 x alla n-1 e così via finché non arrivo ad a con 1x più a con 0. Quindi questo polinomio che grado c'ha? Questo polinomio ha grado n, ok? Se io lo voglio scomporre in più polinomi, la somma dei gradi dei polinomi devono avere sempre grado n. Un esempio è questo polinomio qui, ad esempio questo qui ha grado n, ma anche la sua scomposizione ha grado n. Perché? Perché il grado del primo fattore è 1, il grado del secondo fattore è anche questo 1 e di conseguenza tutto questo ha grado 2, quindi 1 più 1, 2. Beh, in quel caso è un po' diverso perché tu stai andando a lavorare con polinomi che hanno più variabili. Qui la variabile è una sola e diciamo solo la x. Ovviamente se il polinomio ha più variabili poi il discorso cambia un pochettino, però a te non interessa perché a te interessano solo i polinomi che hanno una sola variabile, ossia soltanto la x, ok? A te non ti interessa avere polinomi che hanno diverse variabili. Se tu guardi anche negli esercizi che sono proposti dalla prof, qui tu vai a guardare gli esercizi dopo, vedi che hanno tutti una variabile. Il primo c'ha solo la x, il secondo c'ha solo la a, gli altri c'è magari la lettera b, però cioè come dire lì non si fa più il discorso sul grado, semplicemente quella diventa una scomposizione, un raccoglimento. Idem per quanto riguarda tutti gli altri esercizi, come vedi c'è quasi sempre solo una lettera e quindi presumo che anche perché stai ancora, che classe stai facendo adesso? Quindi in secondo liceo non si vedono i polinomi con più variabili, li vedo ogni tanto io all'università, quindi puoi stare tranquillo che quando si parla di grado di polinomio tu ti devi riferire alla variabile principale di quel polinomio, ad esempio nella a è la x, nell'esercizio b è la a, poi nell'esercizio C sì, ci sono più lettere e quindi se si va a considerare in generale un polinomio costituito da due variabili, qui si va a considerare quindi il grado 3 eventualmente, perché c'è A la seconda e B, quindi in totale si arriva a grado 3. Però diciamo non credo che sia il caso di parlarne perché tutto sommato è ancora il secondo liceo che stai facendo, quindi sì. Allora, per quanto riguarda la 1, che cosa vuol dire scomporre un polinomio? Allora, qui anche la domanda è molto vaga, quindi diamo una risposta altrettanto vaga. Scomporre un polinomio vuol dire andare, se è possibile, ad individuare alcuni fattori del polinomio. Quindi, se ad esempio io mi ritrovo ad avere, torno alla lavagnetta, se mi ritrovo ad avere un polinomio che ne so,
prendiamo uno facile, x al quadrato più 2x più 1. Questo polinomio qui, non ho preso questo polinomio a caso, cioè l'ho preso proprio perché ho la possibilità di farti ripassare un'altra regola, che è il quadrato di binomio. Infatti da qui si ottiene al quadrato più 2ab più b al quadrato, ok? E così facendo possiamo immediatamente andare a scomporre il polinomio, quindi in a più b tutto al quadrato. Ecco dunque che siamo andati a scomporre il polinomio. Quindi che cosa abbiamo fatto? Scomporre un polinomio vuol dire andare ad individuare una sua riscrittura tramite fattori di grado più basso. Ad esempio, abbiamo preso questo qui e abbiamo individuato i suoi fattori, che sono a più b e a più b, dove però chi è a e chi è b? In questo caso x è uguale ad a e 1 è uguale a b. Quindi in pratica il mio polinomio x al quadrato più 2x più 1 si va a riscrivere come x più 1 tutto al quadrato. Ok? Diciamo quella domanda abbiamo risposto 5 minuti fa. Quando tu hai un grado di un polinomio, in sintesi che cosa succede? Che i suoi fattori avranno, quando tu vai a sommare tutti i loro gradi, un grado altrettanto uguale. Mi spiego ancora meglio. Se io prendo il polinomio originale, chiamiamolo f di x, il polinomio originale, ok? Poi questo polinomio f di x lo vado a spezzare in tanti fattori, fattore 1, fattore 2 e così via fino, che ne so, a un certo numero k, ok? Quindi ho spezzato il mio polinomio in k polinomi. Ora questo k fai finta che è un numero, che ne so, dagli un valore tu a piacere, può essere 3, 4, dipende dal polinomio, ok? Però voglio che lo immagini come un numero. Ok, se il grado di f è n, quindi chiamiamolo, sì, se è n, allora che cosa succede? Anche questi fattori qui avranno un loro grado, ok? Quindi abbiamo il grado di f1, poi abbiamo il grado di f2, il grado di fk e così via. Se io vado a prendere tutti i gradi e li sommo, devo ottenere n, ossia n è il grado di f1 più il grado di f2 più puntini puntini il grado di fk. Ossia, per fare un esempio, se io riprendo lo stesso esempio che vi ho fatto prima, x quadro meno 1, questo si spezza in x meno 1 che moltiplica x più 1. Il grado del primo è 2, ok? E quindi il grado del primo fattore è 1, il grado del secondo fattore è 1. E infatti che cosa sta succedendo? Che nel mio esempio n è uguale a 2 e il grado del primo è 1, il grado del secondo è 1, la loro somma quindi è 2. La risposta che devi dare è questa qui: la somma dei gradi dei fattori è uguale al grado del polinomio. È quello che c'è scritto qui in formule, no? Questo n che cos'è? Questo n è il grado di f del mio polinomio, no? Il mio polinomio originale l'ho chiamato f. No, allora, questa è solo questione di abitudine. Ti assicuro che ora che faremo diverse lezioni ti abituerò ad utilizzare un linguaggio di questo tipo, perché in realtà è molto più sintetico e preciso di quanto tu possa mai riuscire a scrivere a parole. Perché se volessimo scrivere a parole, no? Cosa dovremmo scrivere? Dovremmo scrivere questo: il grado del polinomio e la somma dei gradi dei suoi fattori, ok? Quindi se io ho un polinomio di grado, che ne so, per esempio 4, i suoi fattori sommati insieme devono avere grado 4. E l'esempietto, diciamo, che ti ho portato qui: se questo c'ha grado 2, i suoi fattori sommati insieme avranno grado 2, ok? Prova a fare il conto, no? Vai a destra e prova a sviluppare quel quadrato. Che cosa ti esce se sviluppi quel quadrato? Ripeto, prendi quello che c'è a destra e fanne il quadrato. Vedi che cosa ti esce. Quindi, cosa concludi? Che è uguale o che non è uguale? In realtà no, non è uguale. No, perché quello in mezzo deve venire quanto? C'è. Meno 4. E quindi da solo hai potuto constatare che in realtà non c'è nessuna uguaglianza qua, ok? Ora prova a fare lo stesso ragionamento
Eh sì, bisogna motivare, quindi nel tuo caso, no? Vai proprio a dire perché non sono uguali, perché insomma facendone il quadrato non ti ritrovi